Ma mi ricordo anche, una sera mio papà stava guardando una gara di Formula 1 e io guardo la TV e dico: "Ah, che schifo è". Ho detto: "È uno sport inutile, sono solo macchine che girano intorno". Gliel'ho detto così. E Proprio la adesso mi classica. piacciono le macchine che girano intorno. Ciao a tutti ragazzi e bentornati a Mick Bubble. Siamo qui ai VRS Studios. Io sono Andrea Migno, host di Mick Bubble Racing Podcast che parla di MotoGP. Ma non solo, perché oggi allargheremo un pochettino i nostri orizzonti. Alla mia destra, come sempre, il mio host da Tavuglia, Filippo Carloni H. Fisci. Ciao a tutti, buona mattina. Ciao Phil, buongiorno. E ringraziamo il pubblico per gli applausi. Come stai Phil innanzitutto? Come va? La spalla come va? Stai riprendendo? Sono tornato quasi del tutto legittimo. Bene, Se mi devo muovere in basso va bene, diciamo. Sono contento perché una spalla messa a posto potrebbe aiutarti anche a guidare una quattro ruote, e visto che oggi, come avevamo detto in precedenza, allarghiamo un pochettino i nostri orizzonti, raddoppiamo dalle 2 alle 4 ruote. Promessa delle monoposto direttamente da Piacenza. Adesso ne parleremo con il numero, non lo so di preciso, ce lo faremo dire, Leonardo Fornaroli. Ciao a tutti. Ciao. Grande Leo, ciao, benvenuto a Mick Bubble. Grazie mille. Grazie per l'invito. Grazie a te di essere venuto, siamo stracontenti perché noi parliamo di MotoGP come ben sai, però mi piaceva anche cominciare a allargare un po' il range, soprattutto nel motorsport, ma comunque anche con dei personaggi che abbiano dei legami comunque con la MotoGP. E tu ci siamo conosciuti, adesso ne parleremo, anche l'anno scorso a Misano, e avere per noi un pilota di Formula 2 un astro nascente. Adesso non vorrei creare troppe aspettative, però averti qua prima che arrivi in Formula 1, insomma, ci siamo portati avanti. E la nostra solita prima domanda di quando si arriva qui al podcast è: come va, come stai, sei reduce dal weekend di Barcellona, raccontaci un po'. No, tutto bene. Abbiamo appena finito 3 weekend intensi, Imola, Monte Carlo, Barcellona. C'ho già un sacco di domande, intanto vai, dopo poi ti dico. No, so abbastanza contento di come siamo andati, comunque il passo c'è, siamo sempre lì davanti, però un po' di sfortuna, un po' di errori miei, non ho ottenuto i risultati che volevo, insomma. Beh, però Monte Carlo podio, no? Monte Carlo podio, però Anzi, anche con una bandiera rossa che ti ha rovinato una ecco, una probabile safety vittoria. car. Sì. La safety car, no, lì siamo stati veramente molto sfortunati dopo che siamo riusciti a evitare il casino, il macello di curva 1. Lì ero nel posto giusto al momento giusto, ho detto: "Dai, è mia, finalmente riesco a vincere una gara". Poi sta andando tutto, Era la volta buona. sì, sta andando tutto perfetto. Ho detto: "Dai, è impossibile che la perdiamo", e niente, siamo stati molto sfortunati con l'entrata della safety car che è arrivata proprio quando stavo andando in curva 1, quindi quelli dietro di me han potuto pittare, han avuto un pit stop gratis perché quando son passato io davanti all'entrata della pit lane c'era ancora virtual safety car, che con la virtual safety car non puoi pittare. Ok. Pittare Sì. in gergo, fermarsi Sì, ai fermarsi ai pit lane, box ai e box, cambiare le bello. gomme. Niente, faccio l'ultima curva, vado in curva 1, ho detto: "Vabbè dai, a questo punto rimarrà virtual safety car". Guardo il SC. safety car, SC. No, ti prego, ho detto no dai, non ci posso credere. Il mio ingegnere ha aperto la radio e è impazzito: "No, non ci credo, ci hanno fregato, quelli dietro stanno iniziando a pittare". Ho detto: "No, niente, l'abbiam persa". Però, quando m'ha detto quella frase lì ho detto: "Adesso vado a finire quinto, sesto". Per fortuna siamo riusciti a finire secondi comunque. Ma il Bello. podio a Monte Carlo com'è? Diverso dalle altre parti? Eh sì, è figata assurda. È il podio più figo del calendario, della stagione. Ma anche come gara, appunto, come contesto. Sì, no, Cioè, è bellissimo, il paesaggio magnifico, l'atmosfera incredibile, continui a vedere supercar, palazzi strafighi, poi per la qualifica è bellissima Monte Carlo. Per la gara è un po' noiosetta purtroppo perché a parte, curva 1, primo giro, poi ti plafoni lì e segui gli altri. Poi in Formula 3 dove non c'è il pit stop, appunto finisce lì praticamente dopo il primo giro, poi
se quello davanti difende appena mette mezza macchina all'interno, te non passi. Invece in Formula 2 appunto con le strategie comunque riesci a giocare un po' di più. Cavolo, io sono un grande appassionato anche di macchine, quindi proprio per me è una figata clamorosa. E hai detto appunto, abbiamo detto appuntamento rinviato alla vittoria perché ancora non hai mai vinto una gara, ma sei reduce l'anno scorso da vittoria del campionato del mondo di Formula 3. Vinto tra l'altro l'ultima curva, un sorpasso a Monza, la parabolica, bello, guardavamo i video anche prima. E appunto la tua chiave, diciamo, è un po' la consistenza, la costanza nei risultati, cioè qual è appunto come gestisci i weekend, la strategia, diciamo, per essere così tanto costante e diciamo consistente anche. La cosa è, l'ho capito 2 anni fa che la costanza è la cosa più importante, perché ero compagno di squadra con Gabriel Bortoleto in Formula 3. Lui ha vinto le prime 2 gare dell'anno, poi si è limitato, diciamo, a stare sempre ai punti, i primi 10, e ha vinto il campionato con un bel distacco. Ok. Quindi ho deciso di rifare un altro anno di Formula 3, anche perché il primo non era finito molto bene, quindi girando un po' le palle ho detto: devo cercare di seguire lui, quello che ha fatto lui". Ha lavorato tanto durante l'inverno, anche perché nella gestione della gara c'erano un po' di cose da migliorare. Non vado mai a rischiare la vita in alcune manovre di sorpasso. Esatto, Cerco cioè nel magari giro di qualifica, cerco sempre di concludere sempre il giro, la gara, anche a costo di perdere qualche posizione, anche a costo di non fare la pole position, però partire sempre lì davanti, finire sempre a punti, e pian piano li accumuli sempre, magari gli altri fanno un po' di casino, come è successo l'anno scorso. Arrivato a un certo punto, a 3 gare dalla fine, che ero a 26 punti dal primo, ho detto: adesso qua è difficile, cercare di vincerlo". E in quei Però casi non in ti viene alti da buttarti di più a vincere un gran premio, mi viene da a pensare. rischiare. allora, no, lì son rimasto semplicemente tranquillo. Ho detto: "Magari speriamo che anche gli altri facciano un po' di casino, io, prendo qualche punto e vediamo se riesco a colmare il gap". Per fortuna è successo, ero quarto in campionato, ma mi sa addirittura quinto. Niente, ho iniziato a fare un po' di casino, un po' di errori. Io invece mi son qualificato sempre, nei primi Addirittura a 3, Monza. a Monza pole Hai vinto position, pole. a Budapest e a Spa terzo entrambe, punti sempre in tutte le gare. So' arrivato dopo gara 2 di Spa che ero ritornato in testa per 1 punto. E Quindi al pelo. quando non lo sapevo. Quando me l'han detto Ok. dopo gara 2 ho detto: "Oh, adesso lo sai che sei in testa per 1 punto?" Ho detto: "Non ci credo, L'ho fatto. son riuscito a Rimetterla in recuperarli". piedi. Adesso però è dura, con 1 punto ad andare a Certo. Monza. Vi Nie giocavate i campionati in 3, sbaglio? No, ci giocavamo il campionato matematicamente in 6, Addirittura. ehm, però il quinto e il sesto era molto Okay. difficile. Matematicamente erano ancora Possibile, in ma gioco, però molto difficile. O ritiravamo tutti e loro 2 facevan primo e secondo, se no era molto difficile. E poi dopo appunto chi c'era con chi contendavate il titolo? Mini anche, no? Sì, Gabriele Mini, poi c'era Luke Browning, Okay. Arvid Lindblad, Christian Mansell, c'era anche, Oliver Gotte, però l'ultimo weekend di Monza, ha trovato un sedile in Formula 2 e l'ha fatta lì. Ah, Mh. okay. È vero, mi ricordo di 'sta cosa. Ma e Cioè, invece io ho una domanda un attimo al mh, volo. In Formula 2 così, te fai un po' la cicala, insomma sei molto pensatore, no, che è un bene perché hai vinto il mondiale, ma è più difficile farlo una delle 2 gare ha la griglia invertita ancora La oggi? gara 1, la sprint Quindi race. anche se ti qualifichi bene comunque devi comunque partire dall'ottavo se parti primo, giusto? decimo forse? No, No, allora ottavo? in Formula 3 parti 12°, è l'inversione dei primi 12, Ah, invece, okay. in Formula 2 è l'inversione dei primi 10. Ah. Okay. Ehm Ma è figa cioè da dentro come si vive? Cioè alla fine non ti viene da dire:
Meglio partire quinto, alla fine il quinto parte sempre quinto. Esatto, è basta. quello che volevo chiedere io. Cioè, non è meglio, cioè, realisticamente è meglio partire primo o quinto, tipo? No, per me è sempre meglio partire primo perché fai molti più punti rispetto al quinto. Se vinci la gara fai 25 punti, se fai quinto ne prendi 10. Ok, però no, dico proprio come partenza. Perché magari te fai la pole, se poi prendiamo- nella gara vera parti primo, nella sprint parti decimo. Però. A Monte Carlo che senso ha correre? Fare la pole position a Monte Carlo, una gara l'hai buttata via praticamente. La sprint. Sì, allora loro vogliono tanto lo spettacolo, che ci sta, è la cosa che ti fa tenere Certo. incollato allo schermo, quindi l'accetto questa cosa. E poi magari se, non so, fai un errore in qualifica, un problema come è successo a me a Barcellona, comunque ti dà la possibilità di prendere un po' Ok. più di punti Ok, nella sprint ok, sì, race. quello ci sta, vero. Per tutti uguali. Ma invece il punteggio gara sprint come è dimezzato come Sì, dappertutto? più o 12 meno. punti, quindi Sì, Torino. allora in Formula 3 il primo prende 10 punti, il secondo 9, 8, A 7 e così scalare. via. Invece in Formula 2 il primo ne prende sempre 10, poi 8, 6 Ok, e poi 5, 4, 3, 2, 1 e prendono i ok. punti i primi 8. Ok. Tutto tipo sprint MotoGP più o meno. Quindi siamo arrivati a essere campioni del mondo di Formula 3, ma andiamo indietro e vorrei sapere come è nata la tua passione, tutta la trafila per arrivare appunto dove sei fino adesso. Ma allora io, prima di entrare nel mondo del motorsport, ho provato molti altri sport perché all'inizio il motorsport non mi piaceva. Ok, quindi Il quanti anni avevi, a che età questo succedeva? Allora, Da il piccolissimo. primo il primo go-kart l'ho provato che avevo 10, 11 anni, Ok. quindi neanche troppo presto. Ho provato nuoto, basket, calcio, però nessuno mi ha cioè Non ti no, non nessuno mi piaceva. Okay. Non ti sconquifferava, troppo poca Però adrenalina. sì, però il motorsport io mi piaceva. Mi ricordo anche, una sera mio papà stava guardando una gara di Formula 1 e io guardo la TV e dico: "Ah, che schifo è". Sono ho detto: "È uno sport inutile, sono solo macchine che girano intorno". Gliel'ho detto così. E Proprio la adesso mi classica. piacciono le macchine che girano intorno. Poi, lì dove a Piacenza dove abito io, c'è una pista di minimoto. Come si chiama? Oddio, sai che Eh, non mi ricor è Piacenza? la per pista dell'amicizia, una roba del No, genere. vabbè, no, magari pensavo fosse una pista di riferimento, ma non No, conosco. è molto piccola. Okay. Ehm, Mio papà mi fa: "Ma dai andiamole a provare una volta". Allora io ho iniziato con le minimoto, Addirittura. son salito e ho detto: "Ah, che bello, finalmente" e mi sentivo libero. Okay. E mentre che giravo dicevo: "No, che bello, quand'è che ci riandiamo la prossima volta?" Quindi, ho iniziato a fare un po' di giornate. Stavi per diventare un Sono motociclista diventato un quindi. motociclista, poi mio papà mi ha portato a provare i go-kart, quelli molto semplici, elettrici, indoor, e lì mi son piaciuti più delle minimoto, mi spiace. Okay. Però comunque, se seguo il motomondiale, siamo fan di Valentino da sempre. Beh, Abbiamo un sacco di gadget suoi, a casa sua, soprattutto mio papà è un ultra tifoso, grande. sin da quando, siamo piccoli. Mia sorella ci ha istruiti a essere suoi tifosi, avevamo cappellini, le uova di Pasqua, un sacco Proprio di full. cose. Sì, sì. Quindi nasce da tua sorella la passione per Vale, perché infatti avevo visto anche un'altra tua intervista dove, ehm, poi l'anno scorso sei anche venuto a Misano, ma avevo visto questa intervista dove appunto di te giovanissimo, tra l'altro un'intervista ai mini-kart Ah, bellissima quella su da Adria, YouTube, sì, mamma che ridere che fa. bellissima, dove c'è questa grande passione lato vostro su Vale, cioè proprio idolo in famiglia. Ma è nata da tua sorella, hai detto, la passione per Vale? No, da mio papà. Ah, okay, sempre da tuo papà, Sì, okay, sì. okay. Quindi questo altro collegamento al motociclismo dalla parte delle macchine. E appunto dicevi appunto che hai iniziato con i kart lì, in quel periodo lì, poi hai iniziato a provare, poi da lì No, come poi da lì, dai, ci andavamo sempre di più, però usavamo solo quelli elettrici.
mio papà a un certo punto mi fa: "Dai, andiamo a provare Uno vero. uno vero in pista". Siamo andati a Castelletto di Branduzzo, Sette Ok. Laghi, che sta a mezz'ora, 40 Sì. minuti da Piacenza. Lì abbiam provato quelli a 4 tempi noleggioni, Ok, quelli dove ci quelli fai lì anche le endurance. sì. No, bellissimo. Da lì, ho continuato con quelli, poi ho provato uno da competizione vero per la prima volta e abbiam continuato con quelli. I 60, no, sono I i Sì, primi sì, kart? i 60, poi ho fatto la mia prima gara a fine 2014. Ok, ma il 60, vabbè, io la prima volta che ho provato era subito il KZ, ma quando provi il KZ la prima volta non è quasi, no, traumatico, Sì, sì, però no, è un cioè, trauma. incredibile quanto va, quanto tiene. Sì, la prima volta che l'ho provato non ero neanche rimasto così impressionato, ma secondo me Non perché l'avevi giravo tipo sfruttato. a 5 secondi dal limite. Poi la prima volta che ho iniziato a spingere veramente, dopo 2 giri Ma avevo male alle costole, il sì, fiatone, è un cioè mezzo assurdo, sì, sì, veramente, è ed è un clamoroso. allenamento della Madonna per me. Cioè fare se ti fai 30 giri in una pista stretta, Pam, gommata, pam, pam. sì, sì. Allenamento che continuate ad operare, no, immagino il kart comunque? Sì, sì, il KZ Tutti, e basta. sempre. Per me è allenamento uno degli allenamenti migliori. Okay, Infatti lo okay. vanno a utilizzare tutti, anche Sì. voi Sì, sì, anche no, voi una andate a girare figata con quelli. clamorosa, ma sì, sì. Il Sullo stile di guida per le traiettorie mi vien da pensare, non lo so, quelli veri, i kartisti dicono che il monomarcia è quello vero per imparare le traiettorie, guidare vero. Ma è così effettivamente o il KZ è comunque più allenante, anche a livello di guida proprio intendo? No, no, per la guida è meglio il monomarcia, Okay. però il KZ ti stanca tanto di più. Ah, okay, più provante Sì, sì. fisicamente. Ma Ogni volta il primo giro che vado a fare, il primo turno è sempre traumatico. madonna, il KZ sì, ma poi quando c'è grip nella pista cioè quasi Sì, si ti alzano le ribalti. ruote, no, Sì, cioè sì. è un mezzo veramente bellissimo. Io son contentissimo di averlo provato, anche se io ho fatto il contrario all'inizio, ero veramente scettico e non mi piaceva per niente il kart, perché non riuscivo proprio a controllarlo, a starci sopra, era tutto un No, disastro. sì, devi capirlo il KZ Cioè, perché se non lo sai usare ti fai male, ti sì, distruggi. sì, stai Ma poi delle malissimo. prestazioni assurde, dallo 0 a 100 è una macchina da Sì, Formula sì. 1 praticamente. Sì, Bellissimo. è leggerissimo, c'ha quanti cavalli ha? Non mi Ah, non lo so, ma ricordo. una 50, sessantina, 60 sì, ne ha. sì. 55. Sì, sì, Poi ho 2 tubi, sì, sì, 4 2 tubi di tubi e 2 ferro. gomme. Ma infatti anche qui ero molto curioso prima di arrivare, insomma, dove sei tu adesso, nel senso, la carriera dei kart, no? Che mondo è, come funziona, quanto è facile, quanto è difficile arrivarci, cosa è importante, cosa è veramente difficile, come se dovessi parlare a uno che magari vorrebbe intraprendere il tuo stesso percorso, come gli presenteresti, diciamo, il mondo dei kart perlomeno? Allora, sicuramente c'è bisogno di un po' di budget perché si sa che il motorsport è costoso, adesso, il kart ha raggiunto dei livelli Alti. a altissimi. Sai, se vuoi correre con un top team in un campionato europeo mondiale comunque, ehm, Ci vuole un bel budget. bisogna avere, un po' di budget. Poi insomma sì, si può iniziare come ho fatto io con i noleggi, ci prendi la mano, poi provi quelli piccolini da competizione, da lì continui, vai in mini, in junior, in senior e così via. Ma, a livello di competizione, diciamo, cioè, adesso mi vien da ridere perché ripenso a un video di Lonato dove si son presi a mazzate, ti ricordi il video Ah quello sì, sì, lì? il mondiale KZ. Sì, ma appunto a livello di competizione comunque che io sappia c'è una bella appunto sì, non vorrei trovare un sinonimo per alla competizione, ma mi sembra che quello sia il termine più giusto, cioè anche tra ragazzini appena arrivati già sui 60, a parte che c'è un numero di iscritti altissimo, no, cioè mi han detto che quando ci sono le gare centinaia di kart per categoria se non sbaglio, Eh giusto? sì. E quindi immagino ci sia anche un alto livello di competizione, o sbaglio? Le gare son tirate, le gare cioè guardi la classifica,
dal primo all'ultimo c'è, quanto c'è? Un secondo forse? Sì, no, sono Sembra molto tiratissime. Cioè, adesso, no, come ho detto prima, il kart ha raggiunto livelli E dopo, quasi mai visti. E sì, c'è veramente pochissimo distacco in qualifica nelle gare. è una gran scuola comunque, no? Per arrivare Ah sì, poi assolutamente, ma infatti iniziano tutti da lì e conosco alcuni piloti che adesso corrono in macchina che magari han fatto o poco o nulla di kart e sai, ci mettono un po', soffrono, sì, chiaro. soffrono, Ti manca fan la fatica. Anche base perché grossa. sbagli una curva nel kart da primo arrivi quinto Sì, sì, praticamente, è una cosa assurda, Ma tutti dei trenini. anche trovare da sorpassare, certo, sì. cioè... E la macchina ti permette anche un pochino di più, cioè, però invece nel kart se manchi l'apice di tanto così perdi tempo importante. E dopodiché tu fai kart e se vai forte cosa si presenta? Perché qui mi chiedo, capito, il nostro dubbio era: uno sceglie le macchine a ruote coperte o scoperte consapevolmente, nel senso, oppure tutti puntano a, diciamo, alla Formula 1 e puntano tutti appunto alle ruote scoperte e poi le GT o comunque le ruote coperte sono un ripiego, oppure appunto c'è anche chi proprio si appassiona e si specializza direttamente sulle ruote coperte dopo i kart? Ma, ovviamente tutti puntano alla Formula 1 Formula 1, quando Formula iniziano, 2. però poi quando finisci il tuo percorso in kart devi, valutare un po' di cose, il budget che hai, il livello che sei in quel momento, quindi, Dopo lì o si presentan dei bivi, diciamo, no? sì, o vai veramente forte, sei un gran pilota e lì magari gli sponsor iniziano a notarti anche, come sta succedendo adesso, delle academy di Formula 1 che, ti aiutano, ti danno una mano nel tuo percorso e lì è sicuramente più facile arrivare in alto. Ma praticamente fanno un lavoro manageriale, hanno semplicemente Sì. rompiporte, quello è il concetto. Sì, sì, ti gestiscono loro la carriera, te la finanziano anche alcune volte, ed Okay. è un grande aiuto. Però Fa comodo. sì, sì, però, sai, non sempre è un pro. Devi valutare, bene la tua situazione e decidere, la scelta giusta per te. E magari saranno anche dei vincoli, magari Eh sì. semplicemente in un team non puoi andare perché non è nella loro orbita, lo capisco. E invece a livello di allenamenti, cioè ti passano anche gli allenamenti perché faccio un po' un paragone con l'Academy di Vale, no, nel senso, alla fine l'Academy di Vale ti consente anche di poterti allenare al massimo livello possibile e quello succederebbe anche in un'Academy di Formula 1, cioè quindi ti portano a girare, ehm, anche a allenamenti in palestra Sì, o no, tutto compreso? sì, sì, dipende da come è strutturato il contratto, però allenamenti fisici, mentali, ti fanno fare anche dei test con la Formula 1. Okay, okay. Ad esempio perché ce ne son diverse, no, Sì. c'è la Ferrari, compagnia bella. Ma invece oltre di allenamenti, oltre ovviamente al kart e la palestra immagino, perché tanto la palestra è la base di tutti gli allenamenti, un pilota di macchine si allena anche con altro, tipo con le GT, con rally, faccio esempi proprio cioè ha anche altri tipi di macchine o di base è solo il kart e poi sali sulla monoposto quando è ora? Ma, puoi decidere come vuoi te. Sai, c'è gente che magari si allena, sulla neve, per esempio, Addirittura? sì, anche sul ghiaccio, che ti può anche aiutare, sai, a controllare il traverso. Ehm, Però no, se sei in formula, le GT non credo proprio. C'è gente Okay, che magari lo fa, però veramente in pochi. Io per esempio vado a girare solo col kart e, okay. invece macchine in pista preferisco solo stare con la Formula 2, anche E perché, scusa. andare a girare con una macchina diversa, poi ti cambiano i riferimenti, a me non piace. E il simulatore invece si usa in Formula 3? Sì, no, si usa sempre dalla Formula 4 alla Formula 1, anche in GT si usa sempre, è un grande aiuto. È una grossa mano. Sì, sì, noi prima di ogni weekend, andiamo sempre a allenarci in simulatore. Ah, Ed ecco. e veramente dopo quando vai in pista comunque
Cioè ti dà una bella mano soprattutto in cosa? Cioè nelle traiettorie, nei riferimenti o cioè cosa ti dà molto il simulatore e cosa invece mancherebbe magari per avere proprio una simulazione ancora più precisa? Eh, ehm, è un grande aiuto per me. T'aiuta a arrivare al limite prima, perché conosci già, il punto di staccata, dove andare a mettere le ruote, l'apex, le traiettorie giuste, ehm, però non riesci a simulare ovviamente la sensazione della velocità e le Okay, forze G, è quello che cambia. Cioè io sul simulatore già dopo 3 giri ho sei a trovato posto. il limite, invece hai nella realtà quando arrivi a Imola in curva 1, molto forte, che vedi la pista che diventa strettissima, lì ci metti un po' di più. Ma infatti, tipo bellissimo. Ehm, Col simulatore cioè poi dopo quando vai in pista, ti ritrovi veramente in maniera precisa, oppure ci son dei punti che comunque magari il simulatore non erano così precisi? Ma poi si può O fare anche la messa a punto tra l'altro, tramite il simulatore. Del setup intendi? Sì, 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 poi, ci sono alcuni simulatori che puoi cambiare esattamente le stesse cose che cambi nella macchina, e ti quindi può ah, ritrovi tutto uguale alla realtà dopo? Cioè nel senso, ti risulta veramente uguale? risulta simile, ovviamente non uguale Chiaro. perché comunque è un simulatore, però sì, è un bell'aiuto per me. Bello. Il simulatore mi vorrei provare, un giorno mi ispira. E quello della anche lì ci son Dallara. diversi tipi, no, oppure c'è un simulatore standard per tutti, c'avete? No, no, ci sono tantissimi tipi. Chi c'ha il più tosto secondo te? E sicuramente i team di Formula 1 han Tutti de top quelli. sì, sì, bellissimi. Vedo alcune volte vedo le foto che fanno, i video, bellissimi. Dei Sì, delle capannoni astronavi, comunque, sì. cioè ho visto anch'io qualcosa, mezzo capannone solo Ah, per fare un sì. simulatore. Ma invece, differenze tra anche a livello di gusto proprio, di sensazione, di prestazione, di feeling, tra guidare ma tu le macchine GT le hai mai guidate alla fine della fiera? Perché sei giovanissimo, hai detto che hai guidato sempre solo kart o direttamente in pista, ma le macchine da GT le hai mai guidate? Allora, le ho provato, una Porsche Cup e un Ferrari Challenge per pochi Okay. turni, al Supercorso Federale, non so se sapete cos'è. È una cosa che è un bel corso che organizza la scuola federale AC Mh-mh. Sport, dove selezionano dei piloti e, a fine anno ti fanno fare, questo bel corso, di istruzione, ti fanno crescere molto, ti fanno allenare fisicamente, ti fanno provare diverse macchine. Nel 2020, dopo la mia prima stagione in Formula 4, mi han dato la possibilità di provare la Porsche Cup e la Ferrari Challenge. No, è stata una bella esperienza perché ho sentito un po' le differenze confronto Esatto, quali alla sono? monoposto, ma che, tempi di reazione sono molto più lenti, la macchina è molto più pesante, poi, c'è l'ABS, il traction, cambia molte cose, invece la formula è molto più reattiva, molto più piccola, leggera, è una guida completamente divers Mi verrebbe da dire un po' tipo Superbike, cioè un po' derivate Sì. barra sì. prototipo anche nelle moto, alla fine le differenze son quelle appunto, reattività, feeling e compagnia bella. E tra F2 e F3 cambiano tanto le automobili? Sì, in qualifica non ho trovato questa grande differenza. Sì, ovviamente hai più potenza, hai più grip, hai freni in carbonio, quindi molta più potenza Ah, frenante. le Formula 3 non hanno i freni in No, carbonio? Ah, non c'è una sapevo. Formula 2, però da guidare non è troppo diversa, infatti, ho trovato subito un buon feeling, mi sono abituato abbastanza in fretta, invece, cambia molto la gestione della gara perché, appunto, macchina più pesante, gomme più grosse, più potenza, questo rende la gestione delle gomme più difficile, quindi devi cambiare un po' di cose nella tua guida rispetto alla Formula 3. Ma quindi non c'è pensavo pensavo dicessi che alla fine c'era
una differenza comunque sostanziale, ma anche di velocità, così, curvoni, abbastanza simile quindi. Sì, sì, no, Non troppa nelle differenza. curve non cambia Ma troppo quanto c'è perché di differenza più o meno di tempo sul son 5 giro? secondi. E che la fai di base praticamente Mh. tutta la differenza? T Di motore? tanto nei rettilinei. Okay, quindi un po' di motore c'è di Sì. differenza. Ed è come fare un paragone sempre per far capire ai nostri appassionati di moto, Formula 3 e Moto 3? E Formula 2 e Moto 2 più o meno? Tanto mi sembra Sì. quello, no, un po' la Sì, sì, e alla tra fine son 5 secondi Beh, anche però lì, eh. sulle sì, son 5 moto van secondi. più forte in curva, più sono piccole. Sì, più che altro tra Moto 3 e Moto 2 ci son 5 secondi, ma, cambiano molto, cioè le moto son molto diverse. Mh. C'è molto più peso, molta più potenza, è tutto diverso in realtà tra Moto 3 e Moto 2. Però alla fine anche lì ci sono 5 secondi, quindi secondo me c'è più differenza tecnica lì che rispetto nelle Guarda, ti macchine, dico ecco. anche questa cosa: a Barcellona quando le gomme iniziavano a consumarsi, noi in gara giravamo più piano della Formula 3. Addirittura. Sì, perché nelle curve andavano proprio tanto di più. Loro consumano un po' meno gomma e quindi Sì. rimangono più poi Barcellona c'è un asfalto com'è ecco questa è una cosa interessante. Gli asfalti in Formula 1 tipo Barcellona, com'è come asfalto per le macchine? Eh, Buono, scivoloso, molto grip, ad esempio no, no, come no, è un bell'asfalto, però è molto aggressivo sulle gomme. Poi è anche una pista con tanti curvoni, tante frenate in combinato, quindi le in vai a combinato sforzare vorrebbe dire in in gergo? combinato vuol dire che entri in curva con tanto freno, quindi, Okay, sforzi tanto lateralmente le gomme. Poi ti serve anche tanta trazione lì, è una pista molto aggressiva per le gomme. okay, ma a livello di grip c'è grip Sì, sì, quindi? no, cioè Poi il grip c'è. Sulle moto perché come Ma infatti volevo chiedere perché sulle moto Barcellona è una delle più invece più scivolose, cioè Sì. proprio è una pista dove tutti i piloti spesso si lamentano perché la caratteristica di questo tracciato per le moto è comunque le gomme si consumano sì, però diciamo che la caratteristica principale che la contraddistingue negli ultimi anni perlomeno è 'sto grip precario e che comunque quindi le moto soffrono di grip, soffrono che si dice che è una pista scivolosa rispetto magari a tante altre appunto Per che noi una pista scivolosa è il Bahrain, perché ha un asfalto molto vecchio. L'ultima volta che okay, l'han fatto è nel 2004, mi sa. Ehm, e poi, lo vedi proprio, l'asfalto sbiadito, è molto aperto. okay, i pori Sì, sì. diciamo tra i grani diciamo, Ehm, ho capito. e lì in Bahrain si soffre tanto non col degrado in generale della gomma, ma col surriscaldamento. Okay, perché pattina Sì. di più, spinna di Sì, più e quindi essendo che la gomma scivola sull'asfalto, si non si va a scalda. consumare tanto, però si va a surriscaldare tantissimo, quindi devi guidare molto pulito in gara, perché se vai a forzare troppo, tempo 3, 4 giri non hai più grip. e nei circuiti cittadini invece trovate lì gli asfalti son sempre Questo li E infatti. rifanno sempre lì son molto lisci. cioè per questo mi vien da Lisci dire. per lisci intendi che quindi non hanno grip? Cioè per lisci cosa intendi? Sì, hanno meno grip, Montecarlo soprattutto, poi appena inizia il weekend la pista è sporchissima, ci sta fino al giorno prima ci giravano le Strada macchine, normale. stradali e poi, la sera riaprono le strade, quindi ci Ah sì? ritornano le macchine, sì. Quindi il giorno E dopo non riparti s da capo, ma quasi. ehm, sì, Si si risporca va un a pochettino. risporcare un po', si va a togliere un po' di gomma e poi, venerdì e sabato sera, ci son sempre delle gran feste lì, Okay. Mattina una vo bicchieri in pista, fette di no, limone, dei n gin no, 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 tonic, son molto bravi a ripulire perché non c'è più niente, però vedi un po' di di macchie, macchie. per terra. Che Incredibile. ti casca il bicchiere. Cioè, Bello. m'aveva mandato un video la mia fidanzata che 2 anni fa, era andata lì, sabato sera nelle feste in mezzo al circuito, m'ha mandato un video, un disastro, cioè proprio bicchieri buttati per terra, un sacco di Festa vera. sporcizia. Sì, sì, però stati molto bravi a ripulire tutto per la Incredibile, queste mattina, anche cose non le perché la sapevo. Formula 3 la gara è alle 8:30. Oste, la mattina gara alle 8 e Sì. mezza. No, scusa, alle 8. Addirittura, ma Sì. okay. Allora visto che appunto parlavamo anche qual è lo schedule
Dio, mi fai venire in mente troppe domande, avrei un sacco di domande ancora. Qual è lo schedule appunto di un pilota di Formula 3, sia del weekend ma anche proprio della domenica? Se la gara alle 8, cioè a che ora ti svegli, come ti prepari, cosa succede prima di entrare proprio in pista? Allora, nelle gare europee in Formula 3 si inizia sempre molto presto, invece, quando vai a correre nel Medio Oriente, cioè, Con si gli inizia orari. sempre sì alle 10, alle 11, quindi è un po' più tempo per riposarti la mattina. Monaco è la peggiore perché c'è la gara 2 che è alle 8 di mattina, Madonna, e l'anno scorso, ci avevam messo l'appuntamento nel paddock alle 6 di mattina. Madonna. Sì, sì. Queste cose da casa non si vedono, non si sanno, perché appunto uno accende, boh, vede la gara, ma in realtà appunto uno tocca che e quando deve arrivare alle 6 di mattina comunque sveglia presto, e Eh poi cosa sì. fai in quelle 2 ore prima di entrare in pista? Cosa succede? Si va a studiare un po' di cose col tuo ingegnere, si fa il meeting pre-gara, si studia la strategia in Formula 2, poi se hai un po' di punti da migliorare le vai a ripassare, tutte queste cose. E poi ogni suo weekend di gara ha i suoi orari. Okay. Le gare europee son tutte molto simili, però invece appunto nel Medio Oriente cambian molto gli orari, soprattutto in Formula 2. La Formula 2 abbiamo sempre prove libere la mattina del Mh-mh. venerdì, le qualifiche alle 4 del pomeriggio, gara 1 dopo pranzo, quindi hai un bel po' di tempo la mattina, invece ga Dopo pranzo del sabato. dopo sì, sì, dopo Okay, pranzo sabato, e invece la domenica è la gara la mattina presto, appena dopo la Formula 3. okay. Però, per esempio, Bahrain e Jeddah, non so, abbiamo le prove libere, all'1 di Sì, di pomeriggio, pomeriggio, le qualifiche la sera col tramonto. perché si Gara sposta 1 la finisci, con le luci accese di notte, una figata bello. assurda, gara 2 la fai, alle 3 più o meno, alle 3, alle 4. Questione sì, sì, di orari, Sì. di fusi orari. Ma gara e circuito preferito, e perché? Appunto Allora perché in Formula 1 c'è una grande grande vastità di appunto di tipologie, proprio di gare tra, giorno, notte, cittadino, circuiti storici, veloci, quali sono, a parte che forse tu ancora, senza forse, non le hai fatte neanche tutte quelle del calendario F1. Infatti il no, calendario volevo chiedere com'è, lo segui tutto pari pari della Formula 1? no, in Formula 3 sono 10 weekend di gara, in Formula 2 14, invece in Okay, Formula 1 sono 24. Invece, Moto3 e Moto2 seguono sì, sempre la MotoGP. Sì, 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 per Quante gare l'appunto. sono la MotoGP? Adesso quest'anno o 20 o 22, non mi ricordo neanche, perché ogni tanto ne salta una, ne raggiungono un'altra. Sì. Comunque siamo sopra i 20 credo già quest'anno, Comunque siamo simile sui a Formula 21, 1. 22. Sì, sì, sono avvicinate molto. Ma dicevamo appunto, qual è fino adesso, visto che ancora manca qualche gara, la tua preferita e perché? È difficile. Io non ho una pista preferita, perché me ne piacciono un Certo. sacco. Ehm, Qualcuna che senti proprio non ti piace allora? O che comunque ti Allora, piace meno? che mi C'è? piace meno, l'Austria, il Red Bull Okay. Ring, che tra l'altro è la prossima che abbiamo. Ehm, Non è che non mi piace, però è quella che Meno sì, entusiasmante. sì. Entri e il primo giro non è che dici: "Madò, che curve". Cioè Sì, come per sono esempio a Spa, Imola, certo, beh, Spa bella. Montecarlo, Jeddah, Jeddah è invece lì velocissima. sì, no, Jeddah è da fuori di testa, però è bellissima, sia, per la gara che per la qualifica. Bello. vedi gli appassionati che dicono che 'ste piste fan schifo, ai piloti voi vi piace il Gran Premio No, dell'Arabia? Jeddah è molto bella. Jeddah è veramente bellissima. Ehm, Peccato non m'han messo qualcosa per misurarmi il battito cardiaco nel giro di qualifica, però secondo me è schizzato altissimo, anche perché, sei lì al limite con la macchina che se sbagli finisci nel Il muro, muro. Forte poi, sì, cioè forte. lì Ehm, no, però ti sale un'adrenalina bello. pazzesca. E la qualifica ce l'avevamo alle 5, 6 di pomeriggio,
E poi sono andato a letto tipo alle 3 perché avevo Sì. l'adrenalina a 1000. Grande, bellissimo. Ma invece tra F3 e F2 a livello di allenamenti cambia qualcosa? Devi cambiare qualcosa anche a livello di forza magari? O comunque non essendoci troppa differenza, come dicevi prima, non hai dovuto cambiare tanto? Ma gli esercizi, per me sono rimasti gli stessi, ho solo incrementato il peso in tutto perché comunque lo sterzo è più duro, ci sono più forze G, quindi devi allenare di più il collo. Le gare sono più lunghe, quindi, anche lì devi, andare a allenare tanto la resistenza e così via. Qual è appunto la parte del corpo che metti più che devi allenare di più per correre con questo tipo di macchine? Il collo e le braccia. Il E collo e le il braccia. collo e le braccia, anche, la gamba sinistra perché devi andare a pestare duro sul freno. Ma esatto, te c'hai la gamba sinistra più grossa della destra praticamente Un po' perché sì, addirittura, leggermente, non sì, si nota tanto si perché si nota fa poco una la pressione di differenza. chili Sì. clamorosa, no, il Sì, gas sì. tanto è morbido, ma invece il freno più pesti, più ed è Sì. fondamentale immagino. Sì. Il servosterzo invece ce l'avete in Formula? No, Ah, Formula 2 ecco. non ce l'abbiamo. Poi in Formula 1 c'è il Sì, servosterzo? Sì, in Formula 1 Formula 1 sì. No, sì. anche perché in Quando Formula 1 se non ce l'hai non riesci a girare il volante. se ti ricordi Stroll quando era arrivata nella Formula 1, nei dritti faceva tutto così come i piloti di rally perché non sentiva le ruote banalmente. Ah, okay, sì, vai a sentire sì, ho presente. Figo. Che storia, madonna, bellissimo. Nel mondo delle macchine comunque c'è molta anche pressione, no, cioè da un anno a un altro se non fai bene comunque c'hai Cioè pressione. anche nel mezzo della stessa stagione, adesso ormai la stagione intera non è più il metro di paragone. In Formula 1 c'è gente che viene licenziata dopo 3 Gran Premi e scusa, abbi pazienza. Prego, no, hai fa da te, è giusto che rappresenti tu. Cioè, tanto per andare forte toccherà anche essere un attimo spianati e sereni. E come si fa a coniugare, a rimanere sereni quando di là comunque c'è gente che ti dice "Oh, tocca che vai forte", perché qui se no non è che stiamo a vedere a te. Ma non avendo ancora corso in Formula 1 non ho ancora Vabbè, provato in questo Formula tipo di 2 è così più o pressione, meno? però no, in Formula 2 è diverso perché, Ti danno più no, tempo sì. dai di adattamento, nel Sì, senso sì, hai non nella c'è maggior questa pa sì, no, pressione. nella maggior parte dei casi hai sempre tutto l'anno disponibile. È molto difficile che un pilota vada via dopo poche gare, anzi non è quasi mai successo. E ci sta questa cosa anche perché, devi imparare, devi crescere, devi prepararti per il futuro, quindi se già ti mettono questo tipo di pressione non è il massimo però, per gestirla io cerco sempre di concentrarmi solo su me stesso, quindi sempre a dare il massimo senza ascoltare voci esterne, a pensare a quello che fanno gli altri, quindi sempre focus su di me. Ma invece dopo mi è tornata alla mente l'episodio di Monza dell'anno scorso, no, perché appunto pressione, ho detto un momento di grande pressione e tensione, secondo me appunto può essere stato quell'ultimo giro dell'anno scorso. Ci racconti, come l'hai vissuto, se lo fai rivivere da dentro la tua macchina, dentro la tua testa, appunto com'è andata? Perché non è stata solo l'ultima curva credo, penso che sia un giro iniziato una pressione e una gestione iniziata già almeno dal giro prima, o No, sbaglio? da tutta la gara. Addirittura Anche appunto. dalla mattina, guarda, ti racconto, Vai, proprio tutta la tutta mattina. lo schedule, tutto. Lo so, sono andato a dormire il giorno prima tranquillissimo, mi sono addormentato presto anche perché ero bello stanco. La gara 1 in Formula 3 è comunque la mattina presto, un pelo dopo rispetto a gara 2, però comunque bisogna svegliarsi presto. Dormito tranquillo, sereno, poi mi sono svegliato la mattina, ho detto: adesso" ho iniziato a sentire subito il cuore che a andare a 1000. Mattina fa diversa, No, stamattina poi del giorno. appena mi sono svegliato è iniziato a salire forte, ho detto: Oggi, si sente un po' di più. ed è arrivato il momento." Ehm, Niente, quando è partita la gara sai, è partita bene, ho perso subito la prima posizione al primo giro, però comunque ho detto: Sono sì, a Monza sai si riesce a seguire bene, gli rimango attaccato, poi magari lo ripasso col DRS perché ho un po' più di passo rispetto a lui." Tutto a posto. Poi, dopo un po' di giri è entrata la safety car perché c'era stato un incidente alla Scari
E avevo visto dal maxi schermo, dai vari maxi schermi che ci sono in pista, lì ogni tanto la guardo la gara, Sì. guardo cosa succede. Avevo visto che uno che ci stava giocando il campionato con me, Gabriele, era uscito. Ok. Quindi ho detto: "Adesso ce la giochiamo solo io e lui". Ho Ok. guardato, io ero secondo, lui era quinto o sesto, aveva perso qualche posizione, ho detto: Dai, sta andando, nella direzione giusta per me". Niente, riparte la gara, tutto tranquillo, arrivo alla Scari, curva piena di ghiaia, Ok. piena zeppa di ghiaia, perché non era riuscita a A pulirla pulirla nel bene. frattempo. Niente, faccio la prima parte, tutto okay, arrivo nella seconda, pista ma sporchissima. Mi scivola completamente la macchina, mi metto di traverso, mi va in pendolo dall'altra parte e quindi devo E s tagliare la curva. E e se non le sei pronto lì vai contro il Come muro, hai quando no, fatto? quando sì, torno dall'altra non so come ho parte. fatto a controllarla perché ho dovuto tagliare nella ghiaia, quindi anche io ho iniziato a galleggiare, rientro in pista e perdo 3, 4 posizioni E e infatti eri sono dietro a sesto, Ga quinto, e sesto. sono dietro a Gabriele. Ok. Con le Ho gomme detto sporche. con le gomme sporche, ho detto: "No, no, non ci Si è credo". imbrogolata così da un momento Sì, all'altro, è andato tutto bene. stava andando tutto tranquillo, benissimo, adesso è un casino. Però sono rimasto comunque abbastanza tranquillo perché la gara era ancora molto lunga, sapevo che il passo c'era, era buono, ho detto: "Adesso mi metto tranquillo, provo a risorpassarlo, mi metto davanti e vediamo cosa succede". Così è andata, ne ho passati un po', sono arrivato a pochi giri dalla fine che avevo spinto un po' troppo sulle gomme. Mh. Perché quando avevo sorpassato Gabriele volevo andare via, volevo scappare anche per togliergli il DRS. Quindi sono arrivato un po' in crisi alla fine. Poi, cercando di sorpassare Mansell in curva 1 che era terzo, no, era terzo o secondo. Ehm, sì, tiro una bloccata a Madonna in curva 1 Spiattelli e addirittura. spiattello. Ho detto: "No, aiuto". Parentesi in questa, bellissima fotografia che ci stai raccontando, quando spiattelli, cioè, dopo come la risolvi? Dopo Vibra allo poi la s macchina. Cosa succede nella vi macchina eh, esattamente? Cosa senti? la gomma che appunto hai bloccato inizia a vibrare un sacco, è orribile. Dà fastidio, Perché riesci guidi sì, peggio. sì, guidi peggio, hai molto meno grip quando sei in appoggio su quella gomma e nelle frenate forti rischi sempre di andarla a bloccare ancora perché, s'è formato un punto piatto sulla gomma e quindi Quando passa lì, quando passa lì si va a ribloccare certo. alcune volte, quindi devi iniziare a frenare prima, piano e lì vai a perdere Ma un bel po' di si può tempo. mettere a posto durante la gara, cioè o No, comunque no, una no, volta che anzi va anche a spiattelli? peggiorare Ma alcune per io anche se pensavo non si vai a consumava, no? anche se non no, no, anche se non vai a ribloccare la gomma comunque peggiora, Ah, okay. va a perdere grip e tutte le vibrazioni quando vai forte son molto forti e ti vanno anche a danneggiare la sospensione alcune volte. Addirittura. Sì, sì. Quindi E se un banale bloccaggio può sì, diventare in realtà poi dopo, lo vai a sì, un sentire. bel problema. Ehm, Dicevi po quindi curva 1, grande Era il bloccaggio, bloccaggio, però vabbè lo spiattellamento. riesco a passare, rimango lì. Poi il giro dopo ne rifaccio un altro, quindi peggioro la situazione. Arriviamo a 2 giri dalla fine, che io non avevo il DRS di quello davanti perché era andato via tra i casini, lotte. Ehm, Invece Gabriele che aveva sorpassato anche lui Mansell, aveva il mio. Quindi in curva Okay, 1 mi sorpassa. Però appena dietro di lui campione. ero ancora campione. Arriviamo alla seconda variante, mi passa anche Mansell. Okay. Gli ho detto: "E mo Adesso? che succede?" Chiedo in radio: "Ma sono ancora primo?" "No." M'ha detto: "No, devi assolutamente passare Mansell perché sei dietro di 1 punto, No. a 2 giri dalla fine." Cioè, sono state un A sacco di roller coaster emozioni veramente. dal che ero tranquillo all'inizio, poi l'agitazione dell'errore, poi mi son ritranquillizzato, adesso Di sta nuovo. andando tutto in rotoli. Ho detto: "No, no." Ho detto: non posso perderlo così, devo provare il tutto per tutto."
mi inizia l'ultimo giro più caotico della mia vita. In curva 1 vado a frenare talmente tardi che faccio tutta la prima variante incollato a lui, che lo spingevo. Ok. Arrivo in seconda variante, ho detto provo la manovra alla Ricciardo, quindi Ovvero, all'ultimo in cosa consiste? che quando quello davanti difende tu stai sempre all'esterno e Ok, se quello davanti lascia uno spazio all'interno, tu all'ultimo ti ributti e provi a sorpassarlo. Così ho fatto, però lunghi tutti e due. lunghi tutti e due, l'abbiamo tagliata e lui mi è rimasto avanti giustamente, anche perché sennò avrei passato taglio dalla pista, quindi non sarebbe stato giusto. Tra l'altro io mi ricordo che lui quando ha tagliato ovviamente, avete tagliato tutte e due, però lui aveva guadagnato qualcosina. Sì, aveva perché- guadagnato qualcosina, però nelle due Lesmo sono riuscito a recuperare un po' di tempo. Arriviamo alla schiera e ho detto, questo è più o meno l'ultimo posto, perché poi la parabolica è difficile passare. Niente, difende bene l'interno, non riesco a far niente, sono dietro. A 500 metri Dall'arrivo. che Con Gabriele da invece essere davanti, campione o no? sì, con Gabriele invece davanti che stava allungando. E sì, esco dalla Scari, ho detto comunque in questo momento io sono secondo, non c'è più nulla da perdere. Se lui non difende la parabolica, anche se son lontano, mi lancio al massimo. Andiamo in ghiaia. Sì, al massimo andiamo in ghiaia, meglio Meglio finirlo così così che che non rimpianto. provarci. Niente, inizio a fare un po' di zigzag. Io comunque rimango sempre nella scia, quindi un po' m'avvicino. Ho detto: fa sì che non copra l'interno per favore", anche perché ero abbastanza lontano, quindi poi ho parlato anche con lui, ho detto: "Sì, sì, t'avevo visto lontano". Niente, tutte e 2 si rimettono, nella traiettoria ideale. Ho detto: "Boh, basta, mi lancio, qualcosa provo". Mi son lanciato. Lì comunque ero abbastanza tranquillo, ho avuto Un sangue momento di... freddo, anche perché dovevo guardare bene dove andare, anche perché era un attimo andargli addosso, bloccare, far qualcosa, perché avevo le gomme distrutte. Ho detto: "M'aggancio al cordolo interno", perché i cordoli di Monza hanno tipo un Sì. canale. Ho detto: "Ma metto la ruota lì che mi dà anche una mano". Tipo la macchina da Sì, rally. sì, lui per fortuna m'ha visto, m'ha detto, dopo la gara: "No, ha detto: "No, non si lancerà mai, è lontano". Sì, freno, giro, ho Figa lo visto. puoi dire quando come intercalare Piacentino, perché no, Sì, figa, puoi dire senza problemi. ho visto un missile blu arrivare, ho detto: "Se non mi sposto questo mi viene addosso", quindi si è allargato, m'ha lasciato lo spazio all'interno, è stato molto corretto, e niente, son In un riuscito a attimo ripassarli lì, feste a Madonna, ho proprio visto, infatti aperto dopo la radio, urlavamo: "Sì, bello!" bello, bello, infatti fan vedere anche nei video Sì, sì. tutto il giro d'onore, te eri Sì, contentissimo, bellissimo. giustamente. Cioè dalla disperazione alla Certo. gioia di aver vinto il campionato, Un bellissimo. ultimo giro da cardiopalma come Sì, tutta la gara, ma proprio l'ultimo sì. giro così È stata clamoroso. bella, molto bella da vedere. Sì, Da sì, sì, fare un sì, po' sì, sì, meno, però immagino. m'han detto eran tutti incollati allo schermo, anche, i commentatori tra un po' gli veniva un Sì, attacco sì, sì, non se cardíaco. l'aspettava Ma nessuno poi i che... commentatori italiani quelli sono i numeri uno secondo Sì, me, sì, sì, son sono i migliori fighi. che ci sono. Ma poi altra cosa, ma bellissimo, questo già vale, secondo me la puntata è solo l'ultimo giro di Monza, già basta. Tra piloti in Formula 1, cioè in Formula 1, Formula 2 comunque, ci si conosce l'un l'altro? Che rapporto c'è? Con chi? Se ci sono, ma immagino di sì, tipo Gabriele, con chi hai un rapporto migliore e perché? Avete fatto magari kart insieme? Come ci si rapporta tra piloti all'interno del paddock, di Formula 2 in questo caso? No, a meno che non ci si butta fuori in una gara, Siete sai, tranquilli? sì, sì, tutto tranquillo, siamo molto amici fuori dalla pista, poi andiamo anche a giocare al simulatore assieme, Esatto. la sera, non solo, anche altri giochi. No, c'è un bell'ambiente. Poi con Gabriele ero anche compagno di squadra in kart tanti anni fa, ci siamo allenati insieme un sacco di volte, abbiam dormito anche nello stesso letto, è Certo. proprio no, no, siamo Amici. molto Sì, amici sì, lui. sì, sì.
perché poi tanto vi conoscete tutti, più o meno funzionerà come le moto, che venite tutti dalle stesse categorie, almeno in Europa. Sì, sì. Poi credo che anche tanto sudamericani, giapponesi, così puntano tutti a venire in Europa, tanto per... No, in Europa, ma addirittura credo che il mondo dei kart proprio in Italia sia molto forte, no? Sia poi il riferimento, o sbaglio? Sì, le piste più importanti sono quasi tutte in Italia. Comunque anche i costruttori, no? Di base in Italia è proprio un bacino fondamentale. Quasi tutti i telai top di punta sono italiani, Kart Republic, Tony Kart, Birel, sì. CRG, motoristi, Yame, TM. Saluto Filo Flenghi, tutti i miei grandi appassionati dei kart che ogni tanto andiamo. Ciao Filo Flenghi, Matteo Kart, Paolino, grandi. Speriamo di tornare presto, magari vengo anch'io a girare, viene anche lui, gli insegno 2 linee, sai. E ho capito, secondo me noi siamo quasi giunti alla fine, è una chiacchierata per me veramente piacevole che vorrei continuasse ancora tanto, ma insomma non possiamo stare qui dei giorni, tra virgolette, ma non vado via senza farti le ultime 2 o 3 domandine, visto che abbiamo parlato tanto del passato, di come hai fatto arrivare fino adesso. Ovviamente mi verrebbe da chiederti come ti vedi da qui a qualche anno, che progetti hai, quali ambizioni, e se tra queste anche, ad esempio, se penseresti mai a un futuro anche, cioè come uno come la vede l'IndyCar, quella parte diciamo dell'IMSA, diciamo tutto di là dell'America, oppure comunque come immagino, una domanda forse un po' scontata, alla fine l'obiettivo è la Formula 1, o sbaglio? Certo, l'obiettivo è andare lì. Dipende tutto da come va quest'anno. Sai, se riescono ad andare bene si aprono Diverse porte. si aprono un po' di porte, se no da lì si vede un po', si gestisce. L'obiettivo ovviamente è la Formula 1, però come sappiamo è un mondo molto complicato. Comunque un altro campionato che mi piace molto è il WEC, mi piace tantissimo. Poi anche l'IndyCar ha un livello veramente molto alto. L'IMSA anche, son dei bei campionati. Ma tra l'altro sono campionati dove gareggiano, oltre Valle ad esempio nel WEC ha fatto con la GT diverse gare, ma comunque anche tutti i piloti dell'Hypercar così, cioè Giovinazzi, Magnussen, tutti i piloti, cioè questa cosa me l'ha raccontata Vale, che comunque competono tutta gente che per un motivo o per un altro non è riuscito a entrare in Formula 1, ma è tutta gente con un piede pesante, insomma, tutta gente che piloti che potrebbero veramente essere in Formula 1. Poi, come dicevi anche tu, è difficile entrarci in una cosa o un'altra, ma la Pola Indy l'ha fatta Schwarzman la settimana scorsa. Cioè, è tutta gran livello secondo me, non è che non sembra, non è la Formula 1, ma soprattutto a livello di piloti mi sembra di vedere una gran entry list, ecco. Sì, son tutti piloti che, come hai detto te, per un motivo o per l'altro o non sono riusciti a entrare o sono usciti, però van tutti fortissimo. E ultima cosa, visto che l'hai citato, giocate a simulatore? Certo. Passioni oltre la Formula 2, cosa fa Leonardo Fornaroli quando non è su una monoposto? Quali sono le passioni principali? Sei alla Verstappen che come scende dalla Formula 1 si butta su iRacing, sul simulatore? No, non sono come lui. Sto cercando di prendere un po' più seriamente iRacing, perché comunque anche lì è un bel giochino, un bel simulatore. Cioè, se vuoi fare le gare quelle belle con livello molto alto devi tarellare. Ah sì, se bello, tarellare non ho mai sentito. Cosa tarellare sta per? Spingere. Badare lì, stare lì con la Sì. testa. Sì, perché comunque c'è il bello di quelle simulazioni lì, chiamiamoli giochi, ma che di gioco poi alla fine, insomma, c'è poco. c'è un poco, perché comunque io ricordo che se tu sbagli una cosa, cioè ti squalificano, non è che dici faccio start, ricomincia, cioè comunque devi stare alle regole, se fai... Sì.
attacca, cioè ti squalificano di qua di là, quindi una cosa... Verstappen ha saltato la prima del film della Formula 1 per girare su iRacing, è Sì, fognato duro. Aveva fatto sì. le 3 prima di un Gran Premio anche, mi sa, per fare un endurance. Sì, no, aveva fatto si era portato dietro il simulatore e prima della gara Imola aveva fatto la 24 ore del Nürburgring, l'aveva anche vinta e poi ha vinto il Gran Premio. Ma che superiorità. Bestia. Oh, ma allora, cosa pensi anche dei piloti di Formula 1? Chi sono i tuoi idoli? Vedi, avevano detto mezz'ora fa, 10 minuti fa di smettere, ma vedi, dopo vengono in mente le domande. Allora, devi rispondere cortesemente ai tuoi hobby oltre la monoposto e chi sono i tuoi idoli in generale, ma anche i piloti preferiti da Formula 1. Allora, hobby? Non è che ne ho tantissimi. Simulatore, Sì, alla fine simulatore, mi alleno tanto, studio anche un po' quando riesco, più che studiare, Esatto, perché anche leggo qualche slide, dai, diciamo Ok, così. Te studi? Esatto, te allora sei sì. un 2004, quindi c'hai 21. Sì, compio 21 anni ok. quest'anno, a fine anno. Quindi stai studiando ancora? Com'è andata la tua carriera scolastica? No, è andata bene. Il periodo della scuola dell'obbligo, sì, è andata abbastanza bene. Ho avuto un periodo un attimo difficile con la maturità perché era nel mezzo del periodo clou della stagione dove ci sono tante gare di fila e ho fatto molta fatica a prepararmi. Sono Immagino. arrivato così. Immagino, ma diplomato quindi? Sì, I no. piloti che si riescono a diplomare, guarda, io ho mollato alla fine della quarta perché uguale, era iniziato il campionato del mondo e dopo tra assenza e una cosa e un'altra ho mollato, ma tornassi indietro veramente invito a tutti i giovani a fare uno sforzo a diplomarsi perché secondo me è fondamentale, ma anche come persona. Quindi io tutti i piloti che quindi girano tanto il mondo e sono sempre fuori casa e che riescono a diplomarsi proprio ti stimo fratello. Quindi diplomato, carriera scolastica direi finita alla grande e poi tuttora stai studiando quindi hai detto? Sì, sono iscritto all'Università Cattolica di Piacenza, dove però adesso faccio un po' fatica a Che seguire corso perché frequenti? Che cosa... economia, economia. però è un Quando ce po' la fa, difficile. Sì, tra sì. la qualifica e la gara. E io sono curioso di vedere Kimi come fa quest'anno con la maturità. Per me deve essere un incubo. Ce la fa perché sono sicuro che ce la fa, però... Gli darò una Deve mano, dai. comunque a me han graziato un po', cioè, poi ci sta tanto mi uno son se fa sta cosa qua come deve no, fare. mi son seduto, al tavolo della maturità, cioè li ho guardati: "Dai, vi prego, non fate i cattivi con me, più di un tot non è che son Ma tanto preparato". uno come deve fare In poveretto? America danno le borse di studio, tanto voglio cioè. dire. Sì, anche alla Cattolica di Piacenza. Ah, ecco, Sì, sì. vedi. È vero, l'ho letta sta cosa, ho visto anche qualcosa, fighi, grandi. E quindi hobby, oltre allo studio, diciamo, ti dedichi all'allenamento. Già la sì. giornata è bella che è finita. Simulatore. E invece dicevamo a livello di idoli e di piloti di Formula 1, chi ti rappresenta di più? Chi ti piace Allora, di più? idoli, vabbè, Valentino, non c'è... Grande, questa cosa è una cosa interessante. L'ho vista anche questa su un'intervista. Non mi aspettavo, mi aspettavo perché comunque Vale è uno che è arrivato a tutti, però magari un pilota di Formula 1 mi aspettavo dicessi un pilota vecchio di Formula 1. Raikkonen. Invece è cazzo figo che hai detto Valentino Rossi. Certo. No. Allora, quasi quasi un po' di anni fa seguivo più la MotoGP che la Formula 1, poi anche la Moto2 e la Moto3. Io ti usavo come personaggio nel Valentino Rossi The Game. Chi merita? Grazie. Sì, usavo te, tutti anche gli altri, Grande. Franco, Luca Marini, a tutti. Grande, mi hai mandato tra l'altro l'altro giorno sì, la una foto di foto Leonato. di Leonato 2017 che aggiungiamo in post, fighissimo, io non mi ricordavo. L'unica volta che siamo venuti a Leonato, bellissimo, ho beccato un giovanissimo Leo Fornaroli e abbiamo fatto una foto insieme, da lì nacque la sua carriera. No?
Può darsi. esordito. E quindi Vale, e tra l'altro l'anno scorso sei venuto a Misano, sei Sì. stato ospite del team VR46, ti ho portato in pista. Questa è bella, una chicchetta. L'anno scorso non avevamo, cioè te avevi il pass per entrare in pista, non mi ricordo, comunque No, ce l'avevo per entrare in pista, ma dentro non proprio. esatto, non proprio dentro la pista, e io gli ho detto Gibo grande, Fornaroli di qua e di là, ho detto andiamo in pista, ti porto dentro a vederla, proviamo. Sì, io i controlli non mi sono fermato, siamo andati Hai tirato dentro, l'ho dritto. portato dentro. Tra l'altro Bez aveva fatto bene, non mi ricordo, ha fatto il podio? Mi ricordo, comunque No, aveva vinto Enea. Aveva sì, vinto all'ultimo giro. sì. E che dopo eravamo proprio andati in pista dopo sotto la tribuna di Bez che stava festeggiando. Comunque paranoia, perché gli ho detto guarda, può darsi che ci vengano a beccare, cioè se ci Sai beccano fare. ci mandano fuori. Gli è toccato guardare la gara così con la paranoia, capito, di farsi buttare fuori. E quindi questa è la parentesi motociclisti, insomma, grande passione anche per le moto. Ma invece di Formula 1, chi è che appunto ti piace di più, di pilota? Non ne ho uno preferito anche lì, però sai Hamilton, Verstappen adesso soprattutto mi piace molto. Poi anche Vettel nei suoi anni d'oro, sai li ammiro tutti. Certo. Poi adesso stai crescendo, cioè ti stai avvicinando, quindi fai fatica, diciamo, sono quasi i tuoi avversari. Sono quindi rivali. Quasi allora. speriamo diventino rivali, appunto. Io a questo punto, ragazzi, secondo me siamo belli arrivati. Voi cosa dite? Siamo in piano? Siete contenti di questa puntata? Io sono molto contento e direi di chiudere. Quindi, ragazzi, questo è Mick Bubble. Oggi abbiamo parlato di 4 ruote. È stato un piacere come sempre. Di nuovo grazie Leo. Grazie mille. Grazie Ciao, Filo, grazie. Grazie a te, Andrea, grazie a grazie. tutta la regia, grazie e un saluto ai nostri ascoltatori, ai nostri follower della VRS Studios, Mick Bubble. Ciao a tutti, alla prossima. Ciao. L'unica cosa, magari non abbiamo parlato di Barcellona la gara di settimana scorsa, che c'erano un po' di kick che sono successe durante. Allora, grande, noi adesso sai cosa però? Lo facciamo togliendoci le cuffie, perché tanto senza le cuffie. fa male la testa. Un po' anche a me.